L'Occhio della Vita è un artefatto che ha accompagnato Gorm per tutte le sue ere nella saga principale. Ma non abbiamo mai ragionato su come funziona veramente. Salve e benvenuti alla Gormitology. Io sono Jack Sunset e pochi giorni fa, da quando questo video sarà uscito, il mio canale ha compiuto 5 anni. L'età che avevo quando ho scoperto i Gormiti. Ma dato che non ho fatto tanti acquisti quest'anno, ho voluto ringraziarvi con anche un video teoria speciale. Infatti, questa è stata una delle prime teorie che io abbia mai concettualizzato, ma non sono mai riuscito a trovare il modo e i mezzi per esprimerlo qui sotto forma di video, sia che non avevo finito i video lore, sia che avevo altri video da fare. Quindi oggi vediamo la teoria sul funzionamento dell'Occhio della Vita. Secondo questa teoria, il funzionamento di questo artefatto è stato misinterpretato dai personaggi per tutta la serie. E in questo video mostreremo la sua vera natura. Per cominciare, vediamo cosa ci viene detto e mostrato riguardo a questo potentissimo artefatto. Partendo con la prima serie, Nelle origini e The Legend Begins ci viene mostrata l'origine dell'Occhio della Vita. Dopo il massacro dei Gormiti umanoidi, il vecchio saggio rimane l'unico superstite. Dall'unione delle sue lacrime e le forze creatrici della natura nasce l'Occhio della Vita. Nel magazine viene suggerito graficamente che questo in precedenza poteva essere una sfera di cristallo usata dal vecchio per funzioni divinatorie. Ma non possiamo basarci troppo su questa cosa dato che non viene più menzionata. In The Legend Begins ci viene detto che passa migliaia d'anni dallo sterminio al ritiro degli uomini lava nel vulcano. Quindi il vecchio saggio usa l'Occhio della Vita per generare una nuova popolazione gormita. Dall'unione dell'occhio e gli elementi della natura nascono i primi signori del bene e i loro popoli. Rivedremo questo artefatto poi solo in terza serie, nella saga dell'eclissi finale. Barbataus, Carapax e Colossus si ritrovano sconfitti davanti all'altare della vita, che si trova in una sezione dell'isola accessibile solo dai più valorosi alleati di Gorm. Qui una lacrima di Carapax finisce nell'altare, generando una colonna di luce fortissima. Nel magazine, nelle vicinanze, c'è anche Falco Silente che, pentito del tradimento di Helios, vuole almeno lui ritornare dalla parte del bene. L'Occhio della Vita quindi viene richiamato nella luce emessa dall'altare e dalla loro unione si apre un portale spazio-temporale per la regione della luce bianca, da cui fuoriescono i signori della luce. Il vecchio saggio dichiara che l'Occhio della Vita rappresenta lo spirito di Gorm e i Gormiti la sua essenza. Nel corto poi Magor manda Obscurio a recuperare l'Occhio della Vita, dato che secondo lui è l'unico a poterlo trasportare. Passando alla Mythos abbiamo due eventi attorno a questo artefatto. Il primo nel quale il vecchio saggio vorrebbe parlare con i primi signori Gormiti e l'Occhio risuscita gli Energeia. E poi il vecchio saggio si sente pieno di energia, abbastanza da poter creare o richiamare destrieri. Poi successivamente, quando il vecchio viene attaccato da Magor, decide di spedire l'Occhio nella cosmo-atmosfera. Contatta il sommo e gli chiede di preparare una barriera energetica per ospitare l'artefatto nella sua aura. Guarda che flex dell'aura, aura farming proprio. Cavolo, che aura. Il sommo però si preoccupa che senza l'Occhio Gorm possa appassire, ma per il vecchio questo è un rischio necessario. Quindi effettuano il trasferimento e, con l'Occhio della Vita in mano, il Signore della Luce si prepara a lanciarlo nella cosmo-atmosfera. Nel tragitto dichiara che l'immensa energia dell'Occhio lo sta prosciugando della sua energia vitale. In Final Evolution veniamo a sapere che Gorm ora è colpita da una serie di cataclismi. Terremoti, forti eruzioni, tempeste e incendi minacciano la vita dei Gormiti. E questo viene chiaramente esplicato essere causato dall'assenza dell'Occhio della Vita. Questo viene quindi riattirato verso Gorm. E il Sole e la Luna inviano fasci di energia verso l'artefatto, il quale si circonda in una sorta di aura energetica. Precipita sull'isola, rilasciando l'energia Neoson sia a contatto che spargendola su tutta l'isola all'impatto. Così facendo, i Gormiti Mythos si evolvono. L'impatto frammenta l'Occhio in 5 parti, una per ogni popolo di Gorm. Queste si dirigono direttamente verso il proprio signore Energeia, conferendogli i poteri Atomic, grazie all'energia Neoson. Solo l'Occhio del Vulcano passa soltanto per il Monte Vulcano per conferire i poteri Atomic per poi dirigersi verso l'orizzonte. Nel magazine va direttamente nel vulcano, ma nei corti viene fatto intuire che sarà Magor a recuperare l'Occhio del Vulcano, ma non riuscirà ad usarlo per i propri scopi. Si può intuire sia così dal fatto che è l'unico occhio che è circondato da quei 4-3 anelli energetici per tenerlo a posto. Ora che l'Occhio della Vita è tornato, non ci sono più cataclismi sull'isola di Gorm comunque.
vorrei far notare un po' di caratteristiche che hanno questi 4 occhi nella vita qui in Final Evolution. Prima di tutto non creano problemi se tenuti in mano da qualsiasi gormita, come se la loro energia fosse ridotta. In più hanno una tendenza naturale a lievitare e tendono ad avvicinarsi l'un l'altro per poi cominciare a roteare su loro stessi. Dopo l'apertura della bolla, il vecchio saggio prende i 4 occhi del bene e li porta sulla Terra di 20 milioni di anni fa, in un'altra dimensione. Da qui in poi li vedremo soltanto nella serie cartoon, dove sono inseriti in una sorta di tecnologia magica, che permette di regolare la loro energia per aprire portali verso Gorm, trasformare i prescelti, teletrasportarmi, creare ologrammi, trasmettere eventi dell'isola e così via. Sembra poi essere in grado di attivarli a piacimento. Il livello di energia dell'occhio è segnalato dall'intensità luminosa dell'occhio stesso all'interno di questa serie. Qui l'energia degli occhi, venendo regolata artificialmente, li possiamo vedere quando non sono carichi di energia e il loro livello energetico è determinato dalla quantità di luce che emettono. Nella prima stagione della serie del Ritorno ai Signori della Natura ne vediamo parlare per bene di questi occhi al massimo nell'episodio Lucas mette le radici, dove l'occhio della foresta viene usato per raccogliere l'essenza di Lucas e Mimeticus, che era stata assorbita dalla dimensione taschino da una sorta di incantesimo, per poi ridargliela a contatto. Nella stagione successiva, nell'era della Crisi Suprema, veniamo a sapere che la luce emanata dai 4 occhi della vita insieme consiste nella luce bianca, in grado di rigenerare il somo luminescente, così come la luce di ciascun occhio è in grado di rigenerare i signori del proprio elemento. Passando alla Neorganic c'è stranamente poco da dire. Con Magor che riesce finalmente a mettere le mani sugli occhi della vita ci fa stranamente poco di particolare, al di fuori di creare portali dimensionali. Li usa per creare nuove basi strategiche sia sulla Terra che su Gorm, genera nuovi gormiti basati o sugli elementi del vulcano Tenebre oppure su elementi inquinati sulla Terra, ma l'unica cosa particolare che ci fa sono gli incantesimi che influenzano gli elementi o i gormiti dell'elemento dell'occhio specifico. Questo però credo sia un fattore più determinante della magia di Magor che degli artefatti stessi. Alla fine della serie Neorganic gli occhi si ritrovano crepati dalla corruzione di Magor e i signori promettono di lavorare per sistemarli. Poi, come al solito, a questo punto finisce la narrazione, il canone principale si ferma qua e ciao, arrivederci. Questo quindi è l'elenco di tutte le parti che trovo rilevanti e che riguardano l'occhio della vita. Magari ho mancato qualcosa, se in caso fatemelo sapere, ma non credo. Altre serie utilizzano artefatti simili. La Natural List fa uso delle Gormstone, che permette di trasformarli in signori gormiti e tanto potere. Gli Araldi fanno uso dell'Elestar, e poi nella terza stagione il Cuore del Titano. Anche la Nyawira fa uso dell'anima di Gorm e dello Shard per dare l'energia ai gormiti e creare Fusion. Perfino la Legends ha una sorta di artefatto che è chiaramente un richiamo all'occhio della vita. Ciascuno di questi artefatti ha però un'origine diversa dall'occhio e dato che queste serie non le consideriamo parte del canone generale, per ora, magari teoria in futuro, non lo so, direi di lasciare la loro analisi per il futuro. Una storia diversa però è la globosfera di potenziamento. La Luxion è una serie strana. Per quanto viene dichiarata essere il prequel di tutto, rimane un mistero di come quel che succede nella Luxion porta agli eventi della prima serie. La globosfera è un chiaro parallelismo dell'occhio della vita e vi dichiaro fin da subito che molto probabilmente è la chiave per spiegare tutti i misteri di questo artefatto, come da dove viene la sua energia, perché Gorm viene colpita da cataclismi in sua assenza, o perché gli astri affidano a lei i loro poteri e perché il sommo sente che la sua energia viene prosciugata. Tutto questo può essere spiegato attraverso la globosfera, o meglio, i signori Luxion. Questi infatti sono paralleli perfetti dell'occhio della vita. Nascono dall'unione di fasci energetici con gli elementi della natura. Un'energia esterna e una spinta della natura. Questi sono in grado di generare nuovi gormiti toccando altri elementi della natura, come l'occhio. Allontanandosi dai loro territori infatti si demoliscono e emettono meno luce, quindi la luce emessa dimostra il proprio livello energetico, come gli occhi nella cartoon. I signori Luxion quindi erano dei proto-occhi della vita. Ma non è finita qui. Quando chiamano Leander per ottenere aiuto e mantenere le loro proprie energie, questo propone di richiamare la globosfera di potenziamento, unendo le essenze dei loro elementi. La globosfera viene detta raccogliere la forza e la potenza di tutta l'energia vitale.
Il suo potere è di rigenerare le energie di qualsiasi gormita che ci entra. Da quel momento in poi i signori Luxion non inneggiano più all'infinita energia della luce come all'inizio del corto, ma all'energia della globosfera di potenziamento. Sapendo questo, capiamo quindi meglio come funzionano i poteri dei Luxion. Questi hanno bisogno dell'energia del proprio elemento per sopravvivere. Allontanandosi da esso significa non avere più fonte energetica. La globosfera però sostituisce questo loro sistema. Ora, se finiscono le energie, possono entrare nella globosfera e caricarsi all'inverosimile. Ma questa energia da dove viene? Leander ci ha anticipato che la natura è una madre premurosa e gentile, facendoci quindi capire che l'energia usata dalla globosfera è quella dell'isola. E che forse il Leanders, essendo incarnazione della natura stessa, si identifica come madre dei gormiti? Boh. La globosfera quindi fa la stessa cosa che facevano i gormiti Luxion. Prende l'energia vitale della natura e la emana sotto forma di luce ai gormiti, rendendoli Luxion. Essendo però questa luce derivante dall'unione degli elementi della natura, dell'essenza degli elementi dei gormiti Luxion, tutti e quattro, questo potrebbe significare che i gormiti Luxion sono solo gormiti che hanno assorbito la luce bianca, che è l'unione delle luci degli elementi della natura, in maniera diretta? Ci penseremo in un altro video magari. Tornando all'occhio della vita. Se lo pensiamo quindi come artefatto che raccoglie l'energia vitale di Gorm per poi permettere di utilizzarla per grandi azioni magiche, tutto ha più senso. Questo spiega perché il sommo si è sentito risucchiato di energia vitale tenendola in mano, perché ha assorbito l'energia del sole e della luna e perché assorbe le essenze di Lucas Mimeticus nella cartoon. Questa energia può poi essere utilizzata dal suo proprietario o dalla volontà stessa di Gorm e della natura per generare gormiti, dare poteri atomici, emanare poteri Neoson, fare suoni minacciosi, resuscitare gli Energeia, dare energia al vecchio saggio, per creare destieri, eccetera, eccetera. E ciò spiega anche l'affermazione del vecchio saggio che l'occhio è lo spirito di Gorm. L'occhio è il mezzo attraverso il cui Gorm, la natura, riesce a presentare la sua volontà, è il suo spirito. Ora, perché la sua assenza ha causato i cataclismi sull'isola? Beh, a dir la verità, fin da piccolo mi è sembrato molto strano fin dall'inizio. Sommo e Vecchio hanno sempre parlato di appassimento, ma qui secondo me abbiamo il contrario. L'isola passa dall'avere la sua energia assorbita e gestita dall'occhio della vita alla completa manifestazione della sua energia. Terremoti, eruzioni, incendi, tempeste sono soltanto manifestazioni estreme di energia naturale che si trova improvvisamente senza controllo. Se ci pensate, prima che l'occhio nascesse, Gorm viene mostrata florida e piena di vita, ma in tutti i corti la vediamo secca, appastita, abitata solo dai gormiti. L'unica eccezione è la foresta silente, mostrata composta solo da serie infinite dello stesso albero, spesso un po' secco. Certo, all'inizio era a causa dell'invasione dei mostri di fuoco, ma dopo più di un millennio la natura non si è ripristinata più di tanto, anzi, tutta l'energia era convogliata nell'occhio della vita. Se ci pensate, il periodo migliore per l'isola è stato durante l'assenza dell'occhio stesso. Quando il vecchio saggio ha portato i 4 occhi sulla Terra, Gorm sembra essersi riequilibrata da sola. Nella cartoon Gorm non è mai sembrata così viva. Parlando dell'occhio della vita frammentato nelle sue parti, gli occhi sembrano essere più moderati nei loro poteri. Sulla Terra, questi 4 occhi non sembrano in grado di ottenere tanta energia vitale. Infatti, se ci fate caso, nella cartoon gli occhi sembrano in grado di far vedere solo proiezioni di Gorm prima dell'apertura del portale verso l'isola. Potere forse residui della sfera di cristallo divinatoria del vecchio e quindi non derivante dall'assorbimento dell'energia vitale. Poi però, dopo l'apertura del portale verso Gorm, gli occhi sembrano caricarsi rapidamente di energia, permettendo quindi di trasformare, teletrasportare, eccetera. Il processo di carica poi è sempre più breve col passare degli episodi, forse rappresentando proprio che, con il tempo, gli occhi sono stati in grado di raccogliere sempre più energia dall'isola di Gorm e quindi non doversi più basare su i piccoli residui di energia rimanenti dai 20 milioni di anni passati, oppure dalla poca energia vitale che forse la Terra può riuscire a dare. In Inorganic poi, dopo un anno di utilizzo, sono tornati cristalli spenti, presi da Magmion senza alcun tremore, problema, senza niente. Sfere di cristallo vuote. Una volta presi da Magor, gli occhi vengono tenuti sulla Terra invece che Gorm. Attraverso di essa maledice gli elementi di entrambe le dimensioni e le usa per dare poteri. Qui non sono riuscito a autorizzare molto bene, anche perché le inorganiche, come sapete, per me non è molto piacevole da analizzare. Però posso teorizzare che, dato che l'occhio assorbe l'energia vitale di elemento specifico, Magor riesce a corromperla, facendo quindi rilasciare poi l'energia
trasformata in qualcosa di corrotto o malato. L'unica cosa che può sostenere per bene questa teoria è la creazione dei gormiti del male, non del vulcano, non delle tenebre, ma quelli del male. Metallor Petroleus prende gli elementi della terra e non di Gorm. Quindi convertendo quell'energia negli occhi e poi trasformandola in gormiti crea un nuovo elemento, l'elemento del male. E questo ci fa anche capire il motivo per cui gli occhi si frammentano alla fine della serie. All'interno di essi è passata dell'energia non soltanto negativa, che qui non mi è mai sembrato che fosse una questione di bene o male, l'occhio della vita fa quel che viene utilizzato, ma è energia della terra, dannosa per la vita. Vorrei terminare con 2 conseguenze di questa teoria. Prima parlerei dell'altare della vita. L'occhio ha molti dei poteri della globosfera, ma secondo me è solo metà dell'artefatto. Infatti, se consideriamo il magazine, l'attivazione dell'altare somiglia molto alla creazione della globosfera. Una richiesta di aiuto nella forma dell'acripe di Carrapax genera un fascio di luce, ma solo con l'arrivo di Falco Silente, l'ultimo guerriero valoroso dell'aria, sostenitore di Gorm, l'occhio della vita si attiva e viene richiamato dall'altare. Unendosi si apre un portale verso la regione della luce bianca, la stessa luce composta dai 4 elementi della natura, necessari per la creazione della globosfera e per richiamare Leander. Il legame fra luce bianca e la natura di Gorm solidifica soltanto il legame fra Sommo e Leander. Ricorderà inoltre che secondo Magor solo Obscuro è in grado di tenere l'occhio della vita. Potrei quindi teorizzare che le tenebre, essendo l'opposto della luce, non hanno energie vitali che possono essere assorbite dall'occhio. Una situazione simile a giochi come Pathfinder, dove i non morti vengono danneggiati da attacchi di energia positiva, che normalmente curerebbero, e verrebbero curati da attacchi di energia negativa, che normalmente danneggerebbero. Ma le origini di Sommo Obscurio le lascerei per un altro video un pochino più nel dettaglio, queste cose le dovrei rianalizzare per bene e generare una teoria solida. Seconda cosa è quel maledetto occhio della vita del vulcano. Dove diamine è finito? Dopo la separazione dei 5 pezzi, il primo istinto di ciascun occhio è levitare verso il signore Nergeia, le sue prime creazioni. L'occhio del vulcano non va da nessuno, vaga per Gorm fino a quando viene recuperato da Magor, in teoria. Questo significa che l'occhio contiene 5 elementi e non 4. Quindi Gorm contiene 5 elementi e non 4. Una tematica della Naturalist molto pesante, eh? Questo va in contrapposizione con la Luxion, ma ho sempre sospettato di alcuni elementi della Luxion. Tra imprecisioni fra fonti, il racconto estremamente moralista mi fanno pensare che ci sono manipolazioni propagandistiche per escludere il vulcano dalla storia di Gorm. Il popolo del male nella Luxion non ha elementi di vulcano. Il vulcano è completamente assente da quella serie. E con questo però direi di chiudere il video. Ho detto tutto quello che sono riuscito a estirpare da questo artefatto ed è fondamentale per la storia di Gorm. Ci sono comunque delle falle qua e là, ma credo che questa interpretazione dell'artefatto possa essere molto soddisfacente e forse in parte ragionata anche dagli autori originali, da Leandro ad esempio. Con questa teoria si apre un arco di teorie che mi ronzano la testa da anni, ma che non ho mai esplicato per mancaia di voglia e di materiali, come fogli illustrativi o il resto del magazine. Diciamo che è parte dell'inizio di un compimento del canale stesso. Dato che sto finendo l'università, sento di dover almeno finire di lasciare certi contenuti che volevo portare su questo canale sin dalla sua fondazione. Dovessi trovare un lavoro al di fuori del web o qualcosa che mi richiede troppo tempo, non sarei in grado di continuare il canale come riesco a fare adesso, e ci sono molti altri progetti che vorrei fare. Non chiudo il canale, però non sarei più in questa maniera regolare, non sarei più così attivo. Forse dovrei anche chiudere il canale Twitch, non renderlo più una cosa fissa, staremo a vedere. Però nel dubbio io comincio a preparare le basi per poter, in un certo senso, chiudere il cerchio, che non si chiuderebbe mai. La quantità di contenuti su questo canale è potenzialmente infinita, io ve lo dico ragazzi, ci ho pensato più volte e io spero comunque che questo video vi sia piaciuto, spero che vi possa interessare futuri video teoria, come già anticipato in questo video, come le origini di Sommo Obscurio, Magor e Vecchio Saggio. Questi sono i 3 principali pilastri delle mie teorie, e poi in teoria si potrebbero aprire le serie filler, la Naturalist, no. Per ora no, per ora parliamo tanto di queste qua perché diventa veramente un casino. Detto questo, io ragazzi vi ringrazio di aver visto il video, non so quanto verrà lungo, le registrazioni siamo più di 30 minuti, però ho fatto un sacco di cacate e mi sono fermato tantissimo, quindi spero che rientri sulle 20 minuti, anche perché lo devo dare in una giornata. Va bene ragazzi, spero davvero che vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima. Ciao e ciao.